Food globalization has opened up endless opportunities for consumers. However, despite its positive benefits, it does present the hidden risk of homogenizing food habits, wiping out traditional and local diets which have been the source of good health and well-being for centuries, as well as an important part of the culture and traditions of many countries. Despite their many differences, nearly all traditional diets are based on a staple diet of fruit, vegetables, cereals, and legumes. Meat, fish, and traditional dairy products make up the main dishes, whilst edible fats like olive oil are used as condiments. Cakes and chocolate are eaten as treats or on special occasions. In order to promote and protect traditional diets like the Mediterranean one, Italy founded a group of friends of healthy and sustainable diets at the United Nations. It aims to do this by promoting food diversity, the importance of balanced, healthy, and sustainable diets, taking into account the importance of food as part of the cultural heritage. Le diete tradizionali, di cui la dieta mediterranea è sicuramente la più conosciuta, sono diete caratterizzate da uno stretto legame tra la popolazione di riferimento, il territorio e le materie prime degli alimenti. Garantiscono non solo un apporto di nutrienti ideali per quella popolazione, ma insieme allo stato di convivialità, socialità e frugalità permette una sana e sociale approccio alla alimentazione. La dieta mediterranea è molto di più della somma delle calorie, è lo stile di vita alimentare che numerosi studi hanno dimostrato essere quella che garantisce nel tempo la longevità delle popolazioni. The Mediterranean diet, a classic example of a healthy and sustainable diet, has been identified by UNESCO as part of the intangible cultural heritage of humanity since 2010. Much more than just a list of foods, the Mediterranean diet helps build and enhance social interactions. Eating together is an important part of Mediterranean culture and plays a vital role in bringing together people of all ages and social classes. The Mediterranean diet is considered to be the healthiest. Italy is second on the General Globe Health Index and third in the OECD in terms of life expectancy and lower levels of obesity. This is also thanks to the food culture that has been passed down from generation to generation. The Mediterranean diet's guidelines for healthy eating do not limit any food products, but specify the recommended amounts for an enjoyable diet that is both varied and balanced. Il modello mediterraneo indica un modello di alimentazione caratterizzato da una serie di cibi, alimenti e bevande che appartengono alle culture dei popoli che si affacciano al bacino mediterraneo. It's a food culture based on education and awareness, not restrictions. Tra gli elementi che fanno della dieta mediterranea l'esempio principale di positive nutrition ci sono la varietà, ma anche la convivialità, la socialità. Non esistono cibi buoni e cibi cattivi. Per anni i nutrizionisti sono stati tacciati come quelli che proibivano. Il concetto della positive nutrition è un concetto che invece ribalta in qualche modo questa posizione. La positive nutrition è caratterizzata dalla necessità di dare indicazioni positive, di non criminalizzare alimenti, di non criminalizzare i comportamenti, ma di dire che cosa positivamente può incidere sul loro stato di salute, sui loro comportamenti. This is why it's essential to educate consumers so that they know what they are eating. Providing clear nutritional labeling is therefore key to provide information that can be quickly and easily understood and avoids overwhelming them with extra symbols that may discourage the consumption of certain food products. The aim of nutritional labeling must be to ensure that the contents of a product can be quickly and easily understood. L'etichetta nutrizionale rappresenta il mezzo attraverso il quale l'alimento comunica con il consumatore. Deve essere innanzitutto semplice, deve essere chiara. Deve avere essenzialmente un ruolo educativo. In Italia abbiamo sviluppato un sistema di etichettatura che è quello delle batterie, che ha proprio come scopo quello di informare il consumatore e di far capire attraverso il sistema di riempimento della pila quanto spazio ancora ha il consumatore per potersi concedere altri alimenti. È certamente importante anche che il consumatore abbia un'idea della quantità
quantità di nutrienti e di componenti diversi che assume con una porzione di alimento. Cioè il consumo di qualsiasi alimento con la giusta frequenza e nelle giuste quantità è fondamentale per prevenire l'obesità. Eating habits and lifestyles have changed radically in the last 50 years, especially in the developed world. High levels of automation have largely reduced physical activity, and people are increasingly choosing fast food. At the same time, illnesses that are in part related to lifestyle and food consumption, such as obesity, diabetes, and cardiovascular diseases, have increased. Restrictive measures put in place to counteract them have often not produced positive results. On the contrary, the Mediterranean model shows improvements. L'alimentazione rappresenta uno, se non il più importante strumento di prevenzione di malattia per l'essere umano. Per contrastare l'obesità è importante che si lavori su tutti e due i fronti del comportamento alimentare, quindi sia l'alimentazione ma anche sull'attività fisica. L'educazione alimentare, l'educazione ad una sana e corretta alimentazione è proprio nel DNA della tradizione mediterranea. È importante però che tutte le forze in gioco lavorino insieme. L'esempio più importante è rappresentato dal protocollo di intesa che è stato firmato nell'ambito di Expo 2015 tra il Ministero della Salute e le categorie di settore sulla riformulazione dei prodotti più consumati dai bambini sotto i 12 anni. L'educazione che deve basarsi su un'alimentazione che comprenda tutti gli alimenti, evitando le discriminazioni del con e del senza, una corretta alimentazione, una corretta attività fisica attraverso una sana educazione pubblica può essere lo strumento migliore e più efficace per contrastare l'eccesso di queste patologie basate su obesità, diabete e malattie cardiovascolari. The problem, though, is complex, but an effective solution would be to introduce food education programs into schools and to encourage physical activity. The Mediterranean model shows that a healthy diet, without having to forego the pleasure of eating pizza, cake, or any other food, along with public and personal efforts in food education, contribute to a better quality of life.